Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi nuovo tutorial. Oggi anche in luce naturale andremo a realizzare la borsa Micol, un progetto veramente molto semplice e veloce da realizzare, in quanto sono stati utilizzati solo punti base. Ad esempio, per la lavorazione del corpo borsa è stato utilizzato il punto alto, che velocizza molto la lavorazione della borsa perché il lavoro cresce più in fretta. Comunque, per questo progetto ho utilizzato l'Inda Slim di Borgo dei Pazzi, che è il cordino per eccellenza per la realizzazione delle borse, ma in versione più sottile, quindi è molto adatto per creare delle borse con dei disegni particolari sulla borsa, esattamente come ho fatto io. Ho giocato un po' con i punti alti ed è venuta fuori questa trama. Comunque nel box informazioni qui in basso troverete il link diretto al sito Borgo dei Pazzi insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Io poi ho aggiunto al tutto un fondotondo, una coppia di manici e questa chiusura a farfalla che conoscete benissimo. La borsa prende una forma particolare data dalla scocca in feltro che ho realizzato e di cui vedremo il procedimento durante il tutorial. Comunque non mi perdo in chiacchiere perché tanto è tutto spiegato durante il tutorial. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove pubblico tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa borsa e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato una rocca di cordino in slim colorazione numero 34, una rocca di in slim colorazione numero 3, una base tonda da 18 cm, una coppia di manici resina, una chiusura a girello. Ho lavorato il tutto con uncinetto numero 3, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente con la lavorazione del fondo. Io partirò con il colore più chiaro, ci prendiamo l'uncinetto numero 3 e andremo a lavorare direttamente nei fori della base. Quindi facciamo il cappietto iniziale e ci lasciamo il filo sull'uncinetto. Ci agganciamo in uno dei fori del fondo, quindi inseriamo l'uncinetto in uno dei fori e andiamo a lavorare una maglia bassa. All'interno di questo stesso foro vado a lavorare altre 2 maglie basse, quindi per un totale di 3. In questo modo passo al foro successivo dove andrò a lavorare 2 maglie basse, 1 e 2. Foro successivo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Quindi andremo ad alternare 3 maglie basse e 2 maglie basse per tutto il fondo, ma questo procedimento vale solo per questa tipologia di cordino che è molto sottile. Se utilizzate un classico cordino, ad esempio l'Inda, che ha uno spessore normale, andrete ad alternare 2 maglie basse ed una maglia bassa per tutto il fondo, perché se lavorate questo procedimento andrete ad aumentare troppo e il lavoro tenderà ad essere ondulato dopo. Quindi questo procedimento è solo per questo cordino sottile, quindi procediamo in questo modo per tutto il giro. Bene, ho terminato il mio giro, ho terminato con il gruppo da 2 maglie basse. A questo punto puntiamo l'uncinetto nel primo punto, ma prendiamo solo la metà catenella retro in questo modo e chiudiamo a maglia bassissima.
facciamo una catenella e procederemo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante. Quindi partiamo dal primo dove abbiamo chiuso con maglia bassissima, puntiamo l'uncinetto sempre prendendo la metà catenella retro e facciamo una maglia bassa. Procederemo lavorando una maglia bassa in costa retro prendendo anche la solina retro, quindi inseriamo l'uncinetto in questo modo, ma prendiamo anche questa asolina qui che ora vi mostro meglio con l'ago. Andremo a prendere anche queste asoline qui in modo che questo giro resti più sostenuto e meno forato, quindi inserisco l'uncinetto sia nella metà catenella retro del punto ma anche in questa asolina che si trova all'interno. Quindi avremo 2 asole sull'uncinetto più l'altra asola della maglia precedente e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi questo procedimento lo ripeteremo per ogni punto. Non andrò a fare aumenti in questo giro, ma se nel vostro caso fosse necessario potete farli tranquillamente. Bene, ho terminato la lavorazione del giro. A questo punto chiudo con una maglia bassissima nel primo punto, quindi inserisco l'uncinetto e chiudo a maglia bassissima in questo modo, faccio una catenella, lavoro una maglia bassa nel punto in cui ho chiuso ed alzo il lavoro facendo un'altra maglia bassa sulla maglia bassa appena fatta, quindi vado a sostituire la prima maglia alta in questo modo. A questo punto vado a lavorare il punto V ma facendo qualche modifica, quindi vediamo subito come fare. Faccio una catenella, salto un punto e vado a lavorare una maglia alta nel punto successivo. Dopodiché lavoro una maglia alta nello stesso punto ma non vado a chiuderla subito, salto un punto, vado nel successivo e lavoro una maglia alta, non la chiudo subito, ho 3 asole sull'uncinetto, vado a chiuderle tutte e 3 insieme, faccio una catenella e procedo lavorando una maglia alta nello stesso punto di base senza chiuderla, salto un punto, vado nel successivo e lavoro una maglia alta sempre senza chiuderla direttamente. Quando ho 3 asole sull'uncinetto le chiudo tutte insieme, faccio una catenella e ripeto sempre lo stesso procedimento. Quindi lavoro una maglia alta non chiusa nello stesso punto di base, salto un punto, vado nel successivo e lavoro un'altra maglia alta non chiusa nel punto successivo. Appunto ho 3 punti sull'uncinetto, li chiudo tutti insieme, faccio una catenella e procederò in questo modo per tutto il giro. Quindi maglia alta non chiusa nello stesso punto di base, quindi dove ho lavorato l'ultimo punto, non la chiudo, salto un punto, vado nel successivo e ripeto lo stesso procedimento. Ho 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme e faccio una catenella. Procederò in questo modo per tutto il giro.
Dobbiamo terminare il giro, è rimasto l'ultimo punto, quindi faccio una catenella, lavoro una maglia alta non chiusa nell'ultimo punto lavorato, salto l'ultimo punto, vado nel primo punto, alla base del primo punto lavorato e lavoro un'altra maglia alta non chiusa. Ho 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme, faccio una catenella e vado a chiudere con maglia bassissima nel primo punto, quindi esattamente qui. Però siccome devo ora cambiare colore, cosa faccio? Vado a prendere il secondo colore a cui ho già fatto il cappio iniziale e chiudo con maglia bassissima con il secondo colore, poi vado a fissare man mano i punti. A questo punto andremo principalmente a lavorare in tutti gli spazi che abbiamo sottostanti, quindi vado ad inserire l'uncinetto nello spazio che ho sottostante e lavoro innanzitutto una maglia bassa e lavoro una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e quindi sostituire la prima maglia alta. Faccio una catenella, lavoro un'altra maglia alta nello stesso spazio, faccio una catenella e lavoro un'altra maglia alta nello stesso spazio ma non vado a chiuderla. Carico il filo, punto l'uncinetto nello spazio successivo, lavoro una maglia alta non chiusa, ho 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme, faccio una catenella e procedo in questo modo. Carico il filo, devo andare a fare un'altra maglia alta nello stesso spazio dove ho lavorato l'ultimo punto, quindi inserisco l'uncinetto, lavoro una maglia alta non chiusa, non la vado a chiudere. Carico il filo, punto l'uncinetto nello spazio successivo, lavoro un'altra maglia alta che non vado a chiudere. In questo modo ho sempre 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme, faccio una catenella e si procede sempre in questo modo per tutto il giro. Quindi maglia alta non chiusa nell'ultimo spazio lavorato, maglia alta non chiusa nello spazio successivo, 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme e facciamo una catenella, quindi è un punto V al contrario. Procediamo sempre nello stesso modo. Termineremo il giro in questo modo, andiamo a lavorare l'ultima maglia alta nello stesso spazio di base, non la andiamo a chiudere, inseriamo l'uncinetto nella prima maglia alta che abbiamo realizzato all'inizio del giro in questo modo, ma dobbiamo cambiare colore, quindi andiamo a riprendere il colore di base e andiamo a chiudere tutte le asole insieme. In questo modo. Dopodiché cosa facciamo? Ci portiamo sempre nello spazio successivo, nel mio caso questo, lavoro una maglia bassa ed un'altra maglia bassa per alzare il lavoro, faccio una catenella e ripeto lo stesso procedimento del giro precedente, quindi vado a lavorare una maglia alta nello stesso spazio ma non la chiudo ovviamente, maglia alta nello spazio successivo, quindi
Qui abbiamo la V al contrario, noi inseriamo l'uncinetto nello spazio successivo qui, facciamo una maglia alta non chiusa, poi abbiamo 3 asole sull'uncinetto e le andiamo a chiudere tutte insieme. Facciamo una catenella e ripetiamo lo stesso procedimento, maglia alta nello stesso spazio di base, sempre maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa nello spazio successivo, 3 asole, le chiudiamo tutte insieme e facciamo una catenella. Di nuovo maglia alta non chiusa nello spazio sottostante, maglia alta non chiusa nello spazio successivo, abbiamo 3 asole, le chiudiamo tutte insieme e facciamo una catenella. Questo sarà il procedimento che dovremo ripetere per tutto il giro e per tutti i giri successivi. Vi lascerò indicati qui in alto il numero di giri totali che andrò a lavorare io insieme alla misura in centimetri che sarà l'altezza della borsa, quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere. Ovviamente io andrò ad alternare sempre i due colori. Bene, ho lavorato tutto il mio corpo borsa, ho raggiunto 23 cm di altezza e ho lavorato 19 righe. A questo punto voglio dirvi innanzitutto che per la lavorazione del corpo borsa poi ho cambiato l'uncinetto. Per tenere la lavorazione più morbida ho utilizzato l'uncinetto 3,5, ora ho ripreso il 3 e devo andare a chiudere il giro. Quindi ho terminato con il colore di base. Mi trovo in questa situazione con una maglia alta non chiusa, inserisco l'uncinetto nella prima maglia e vado a chiudere con maglia bassissima tutte le asole che ho sull'uncinetto in questo modo. Faccio una catenella e adesso procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto. Quindi la catenella mi sostituisce la prima maglia, punto l'uncinetto nello spazio successivo e lavoro una maglia bassa, punto successivo, maglia bassa, spazio successivo, maglia bassa, punto successivo, maglia bassa. Quindi come lavoreremo? Andremo a lavorare sia sul gruppo delle due maglie alte sia nello spazio e procederemo in questo modo per tutto il giro. Terminato il giro andiamo a chiudere con maglia bassissima nella prima catenella lavorata, quindi esattamente qui inseriamo l'uncinetto e facciamo una maglia bassissima. Andremo a lavorare un ultimo giro di rifinitura e lo faremo in questo modo. Facciamo una catenella e lavoriamo una maglia bassissima prendendo la metà catenella della maglia successiva sottostante. In questo modo facciamo poi una catenella e maglia bassissima in costa retro nella maglia successiva, catenella e maglia bassissima in costa retro e così via per tutto il giro.
vi verrà fuori questo bordo frastagliato che va a rifinire un po' la borsa. Però se preferite potete o lavorare maglia bassissima normalissima oppure lasciarla così e andare a chiudere il giro con asola di chiusura. Termineremo con una maglia bassissima. A questo punto tagliamo il filo e lo andiamo a bloccare tra le maglie. A questo punto, come potete vedere, la lavorazione resta molto morbida con questo filato che è molto sottile, però la resa dei punti è veramente fantastica. A questo punto cosa facciamo? Andiamo ad irrigidire il nostro corpo borsa. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sapere la circonferenza della base, che nel mio caso è di circa 53 cm. E cosa ho fatto? Ho ritagliato 2 pezzi di feltro. Per fare ciò cosa ho fatto? Ho calcolato 57 cm e non la circonferenza precisa del mio fondo. Ho calcolato 57 cm e li ho suddivisi per 2, mi è venuto fuori 28 cm e mezzo, quindi ho ritagliato 2 pannelli larghi 28 cm e mezzo ed ora vi spiego il perché. Però per quanto riguarda l'altezza ho calcolato esattamente l'altezza del corpo borsa. Quindi perché ho suddiviso i pannelli in questo modo? Perché uno sarà il fronte e uno sarà il retro, quindi andrò a cucirli sui laterali ed ho calcolato quei 4 cm in più, quindi 2 per lato, per le cuciture, tutto qui. Se voi preferite e avete un pannello di feltro, io ne avevo 2 già smezzati, quindi ho optato per questa opzione, ma anche per far venire una forma differente alla borsa. Se voi invece preferite dare una forma proprio a secchiello alla vostra borsa e avete a disposizione un foglio di feltro più grande, tutto unico, vi basta ritagliare un pezzo di feltro della misura della circonferenza della vostra base e poi andare a fare un'unica cucitura che poi metterete sul retro. Io farò in questo modo, quindi cosa facciamo? Una volta tagliati i 2 pezzi di feltro, li dobbiamo andare a cucire sui laterali, su entrambi i laterali. Possiamo farlo sia con la macchina da cucire sia a mano, cosa che farò al momento io perché non ho voglia di prendere la macchina per cucire, anche se farei prima, ma preferisco cucire a mano così vi faccio vedere anche il procedimento. Sovrapponiamo i 2 pannelli, ci prendiamo un po' di filo, un ago e andiamo a fissare l'ago nell'angolo. E poi vado a fare proprio delle cuciture molto semplici perché devo andare semplicemente a chiudere questo lato. Ovviamente lo stesso procedimento lo farò sull'altro lato. Cerchiamo solo di andare dritte. Poi se volete fare una cucitura più perfetta potete farlo, io al momento farò questa cucitura molto semplice. Poi una volta terminata la cucitura andremo semplicemente a bloccare il filo con un nodo e ripetiamo lo stesso procedimento sull'altro lato.
Ok, una volta cuciti entrambi i laterali, a questo punto possiamo andare a posizionare la nostra scocca nella borsa. Se preferite potete fare anche il fondo, io non lo farò. Prendiamo quindi la nostra borsa e andiamo ad inserire all'interno il pannello infeltro. Andiamo a dare per bene la forma, lo sistemiamo per bene e questo sarà il risultato. Vedete, resta più sostenuta, quindi a questo punto dobbiamo solo andarlo ad appuntare, comunque cucire sul bordo della borsa. Quindi una volta sistemata la scocca in feltro all'interno, andiamo a cucire sul bordo tramite ago e filo da cucito. Quindi appuntiamo il filo sul bordo della borsa e lo andiamo a cucire cercando di fare dei punti nascosti, ma poi comunque vi mostro come creare una passamaneria per nascondere il bordo. Ok, una volta cucito tutto il feltro andiamo a bloccare il filo . Questo sarà il risultato finale. A questo punto possiamo scegliere di foderare la nostra borsa, cosa che io al momento non farò ma rimanderò, e voglio mostrarvi come realizzare la passamaneria ad uncinetto per poter andare a coprire le cuciture nel caso in cui volete solo irrigidire con il feltro. Avrete creato una scocca intera compresa di fondo con il feltro e volete semplicemente lasciarla così, ma volete comunque coprire i punti di cucitura. Quindi in modo molto semplice prendiamo il cordoncino, facciamo il cappietto iniziale in questo modo, lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e andiamo a lavorare una maglia alta nella prima catenella. In questo modo, dopodiché facciamo altre 3 catenelle, 1, 2 e 3 e andiamo a lavorare una maglia alta sempre nella prima catenella lavorata. E questo procedimento lo ripeteremo fino a raggiungere la lunghezza che ci occorre, quindi sempre 3 catenelle e poi una maglia alta nella prima catenella. Io ora ve lo sto mostrando con il colore più scuro, ma sappiate che potete realizzarlo con il colore che preferite. Poi si va a posizionare esattamente sulla cucitura. Potete sia incollarla che fissarla con dei punti di cucito, magari utilizzando un filo di nylon trasparente. Quindi a questo punto vediamo come realizzare i manici. Ci prendiamo il nostro manico, vi dico le misure del mio, il mio misura 12 cm per quanto riguarda la base e circa 9 cm per quanto riguarda l'altezza. Cosa faccio? Prendo il cordino del primo colore, quello principale della borsa, stesso uncinetto, mi faccio il cappio iniziale, mi lascio il filo sull'uncinetto e andrò a lavorare delle maglie basse sulla base del manico. Ne andrò a lavorare 16.
Una volta lavorate tutte le maglie basse intorno alla base del manico, possiamo lavorarne anche di più se preferite. Io ne ho lavorate giusto un pochino perché voglio che sia fisso giusto al centro. Tagliamo il filo e lo nascondiamo tra le maglie. A questo punto, per andare a cucire il mio manico, ovviamente misuro il bordo. Ho 29 cm, li ho suddivisi per 2, ho posizionato il marcapunti proprio nel centro a 14 cm e mezzo. Posiziono il mio manico e mi assicuro di posizionarlo appunto al centro, quindi vado a misurare sia da un lato che dall'altro per avere la stessa misura. Ho 12 cm da entrambi i lati, quindi lo devo posizionare in questo modo. Mi aiuto sempre con il marcapunti, lo vado a fissare. Dopodiché prendo lo stesso cordino dello stesso colore, faccio un cappietto, inserisco l'uncinetto nella maglia in corrispondenza della prima maglia sul manico. Prendo la maglia in questo modo, quindi entro nella maglia bassa, non proprio sul bordo. Inserisco l'uncinetto anche nella prima maglia sul manico. Vado a prendere l'asola, la porto all'esterno, in questo modo. Dopodiché punto l'uncinetto nel punto successivo e nel punto successivo sul manico. Prendo il filo e lo tiro fuori e vado a chiudere a maglia bassissima e procederò in questo modo fino a cucire tutto il manico. In alternativa potete utilizzare anche semplicemente l'ago, tirafettuccia e il cordino. Terminata la cucitura ho fatto un'ultima maglia bassissima nel punto successivo all'ultimo punto cucito, posso tagliare il filo e lo vado a bloccare tra le maglie. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro manico. Ok, abbiamo applicato anche i manici e adesso vorrei realizzare una chiusura a fascetta e vorrei utilizzare questa chiusura a farfalla che penso ci stia bene, tanto non ho utilizzato metalli oro, quindi potrei mettere tranquillamente questa ottonata che ci sta. L'unica cosa, poi per applicare il girello devo andare a forare il feltro, però vabbè, non è un problema. Calcolate che se utilizzate lo stesso metodo poi dovete comunque andare a foderare la vostra borsa. Quindi ora cosa facciamo? Per creare la fascetta ci andiamo ad agganciare sul bordo retro. Ci andiamo ad agganciare sulla parte retro. Prenderò le misure in base alla chiusura che ho disponibile, quindi calcolando che la mia chiusura ha questa larghezza io devo prendere questi punti, quindi mi faccio il cappietto iniziale, mi tengo il filo sull'uncinetto e vado ad inserire l'uncinetto esattamente nel punto in corrispondenza dell'inizio della cucitura del manico. Procederò lavorando delle maglie basse all'interno di tutti questi punti che ho di base, quindi dove ho precisamente le catenelle.
Mi assicuro di aver lavorato le maglie basse necessarie. A questo punto procedo lavorando una fascetta tutta a maglia bassa, quindi volto il lavoro, faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Il numero totale di righe che lavorerò io lo trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ok, ho lavorato la mia fascetta, ho lavorato in totale partendo proprio dalla prima riga 25 righe e ho raggiunto 11 centimetri e mezzo. A questo punto ho già tagliato il filo, ho fatto la catenella di sicurezza, ora vado a nascondere il filo tra le maglie. Ora non ci resta che andare ad applicare innanzitutto la parte che va sulla fascetta, quindi questo è il dritto della fascetta, vado a posizionare la fascetta in questo modo. E questo sarà il risultato. Ora non ci resta che andare ad applicare il girello sul corpo borsa. Per questo procedimento cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far passare la fascetta ovviamente come se stessimo chiudendo la borsa. Andiamo ad inserire il girello e chiudiamo e facciamo una leggera pressione. Dopodiché apriamo la chiusura e avremo il punto preciso dove andare ad applicare la chiusura. Quindi per fare questo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a forare il feltro all'interno, applicare poi la griglietta e piegare le alette. Vi consiglio ovviamente di fare questo procedimento però tenendo la borsa in piedi, perché altrimenti potreste andare a mettere il girello troppo basso. E questo sarà il risultato finale. Io sono super soddisfatta del risultato, è venuta una borsa veramente molto carina. Spero che piaccia anche a voi. Ovviamente potete personalizzare tutti i vari accessori, il modo di chiudere la borsa, i manici. Se volete potete applicare anche una tracolla mettendo magari dei ponticelli, oppure è meglio il moschettone tondo. Potete mettere dei manici per poterla indossare a spalla. Insomma, potete personalizzarla come volete. Per quanto riguarda il fondo potete utilizzare anche un fondo ovale se preferite. In questo modo ovviamente resterà molto più capiente rispetto al fondo ovale. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, lasciatemi un bel pollice in su se il progetto vi è piaciuto. Vi ricordo che il filato utilizzato è Linda Slim di Borgo dei Pazzi. Trovate il link diretto al sito nel box informazioni qui in basso e troverete anche il codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. A questo punto vi ricordo di continuare a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, per non perdere tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!